Buongiorno a tutti, mi chiamo Ludovico. Io sono Jacopo E siamo i due soci del birrificio La Castellana di Serra Sant'Abbondio. E praticamente l'idea del birrificio è nata da una riunione che abbiamo fatto in questa struttura che poi dopo abbiamo utilizzato per fare il birrificio. Eravamo diversi 3 o 4 giovani, avevamo delle idee per rilanciare anche il territorio, per fare qualcosa e rimanere nel territorio dove siamo nati, tra cui quella di fare una birra agricola e artigianale. La differenza tra birra agricola e birra artigianale in realtà è sull'approvvigionamento delle materie prime. Il metodo di produzione è sempre quello artigianale, non è industriale, quindi non è filtrata, non è pastorizzata, quantità limitate, noi veramente limitate perché più o meno circa 1000 litri al mese riusciamo a produrre con il nostro impiantino, mentre la birra agricola, oltre a queste qualità, deve avere pure il fatto di coltivare perlomeno il 50% delle materie prime con cui si fa la birra nei propri campi dell'azienda agricola. Quindi noi siamo un'azienda agricola, abbiamo i campi e ottemperiamo a questa percentuale piantando l'orzo. Perché una birra agricola e artigianale? Perché allora artigianale innanzitutto perché è un mondo in crescita, è un mercato che sta crescendo negli ultimi 5-6 anni, c'è la possibilità di fare dei prodotti molto caratterizzanti con il metodo artigianale e che si differenziano dal prodotto industriale. È una richiesta di qualità che il consumatore ha su diversi fronti, tra cui anche quello della birra. Agricolo perché noi vogliamo dare ancora una specificità maggiore. Agricolo perché siamo una terra dedicata all'agricoltura, quindi abbiamo terreni dove poter coltivare l'orzo, che è la materia prima da cui si parte, e quindi abbiamo deciso pure di dare questa caratteristica alla nostra birra, non solo di appunto qualità con il metodo artigianale, ma anche di territorialità con ci procuriamo appunto il prodotto direttamente dalla nostra terra. L'altro ingrediente fondamentale è l'acqua, che noi utilizziamo appunto l'acqua di sorgente perché l'acquedotto praticamente ha la sorgente a 200 metri dal nostro birrificio e quindi l'acqua del Monte Catria. Noi siamo orgogliosi di mettere in etichetta che il primo ingrediente è l'acqua del Monte Catria. Gli elementi fondamentali per fare una buona birra sono, come già accennato, l'acqua, il malto, che sarebbe l'orzo fatto tostare, cioè germinare e poi tostare a varie temperature, e poi abbiamo componente fondamentale il lievito che farà la fase di fermentazione, il luppolo che noi acquistiamo per ora ma che non riusciamo a coltivare diciamo nei nostri campi, ma abbiamo un progetto di coltivarlo. E poi le altre caratteristiche sono minori, tipo un po' di zucchero per fare il primer, per far ripartire la seconda fermentazione. Ogni birra può essere associata a diverse pietanze, dipende dal gusto personale. La bionda, che noi chiamiamo leccia, possiamo assimilarla classicamente a una pizza, perché le bionde sono proprio predisposte per la pizza, ma per il gusto agrumato, profumato e anche un po' di acidità di questo luppolo agrumato possiamo estremizzare e consigliarla anche con il pesce, con la frittura di pesce oppure con altri pesci, magari pesce azzurro. Mentre la rossa, che noi chiamiamo Santonda, la nostra Santonda, avendoci sapori di caramello, miele, si sposa molto bene con pecorini stagionati oppure formaggi di altro tipo stagionati, salumi e carni rosse. È un po' come un buon vino rosso, anche perché ha 6 gradi e mezzo di alcol, quindi è anche una birra che si beve volentieri durante il pasto. E l'ultima, la nostra Porter Brown, che noi chiamiamo Poggetto, si può associare con delle carni aromatizzate con aromi particolari come alloro, rosmarino, e cotte appunto con cotture molto lente, tipo roast beef o tipo spezzatino, oppure possiamo associarla, addirittura andiamo su un dolce con cacao, cuore di cacao, perché il gusto, la liquirizia, caffè fa sì che possiamo berla anche a fine pasto, al posto di un buon prosecco. Perché si chiamano così le birre? I nomi vengono
dalle frazioni del nostro comune di Serra Sant'Abbondio, perché l'idea è di collegare la nostra birra al palio storico che facciamo ogni anno, la corsa delle oche. Quindi ogni castello ha dei colori sociali, diciamo. Quindi volevamo riproporre una birra per frazione castello, Bara Castello, e quindi sono 6 nel totale, diciamo, per finire con 6 tipologie, e ad ognuna gli associamo il nome della frazione storica e il colore sociale. Allora, i tipi di birra sono 3 per ora. Stiamo studiando altre ricette, però siamo partiti con una Belgian Ale, una bionda, diciamo, quindi di corposità del mondo belga, ma con luppolatura americana, quindi malti belgi ma luppoli americani, quindi molto fruttata, molto aromatica, messa in dry hopping la luppolatura, quindi nelle fasi finali è a freddo, per renderla non troppo amara, ma comunque gradevole e soprattutto molto profumata. Con questo mix che abbiamo scelto rendiamo la birra più fresca, più leggera e più accattivante. La seconda tipologia è una Red Ale, quindi colore ambrato, non proprio rossa. È una birra che noi facciamo con il malto molto caramel, molto carico, molto dolce, e infatti ha sentori di caramello miele, una doppio malto commercialmente detta, con un grado alcolico abbastanza elevato, 6,5-7, e con una corposità anch'essa molto elevata. In questa ricetta l'equilibrio tra luppoli e malti va verso il malto, si sente molto più il malto rispetto al luppolo. È una birra sicuramente che si può consumare durante i pasti, un po' come un vino rosso. La terza tipologia invece è una Porter Brown, una birra scura di stile inglese, e che noi praticamente facciamo con il malto quello più bruciato, quasi bruciato, che ha sentori di liquirizia e caffè. È una tipologia, come dicevo, molto intensa nel sapore, ma anche nella cremosità della birra. Adesso siamo felici di portarvi nel nostro birrificio e farvi vedere tutto il processo di produzione.